Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video. Allora, video refill, come quasi tutti i video che carico. Come vedete sulle mie unghie ho questa nail art Rainbow Waves, che adesso in questo momento sta spopolando di più di prima, cioè di quando ho cominciato a farla. Anche io l'ho vista, non ho inventato niente, anche io ho visto delle foto e quindi l'ho ricreata. Questo video è stato girato il 21 aprile, sono andata a vederlo, la data in cui l'ho registrato, 21 aprile, e lo sto caricando oggi, i primi di giugno, va bene? Meglio tardi che mai. Comunque, secondo me è andata meglio così, visto che la sto vedendo molto più spesso adesso questa nail art di quando invece abbiamo cominciato a farla. Ok, come vedete sto cominciando appunto ad abbassare il vecchio prodotto. Queste unghie erano fatte in acrilico e andrò di nuovo ad utilizzare acrilico, e devo fare in questo modo per togliere gli Swarovski, perché il gel colla veramente non lascia proprio andare via niente. Quindi mi ci devo mettere proprio di impegno per staccare gli Swarovski. Il gel colla che ho utilizzato è quello di Michelle Nails. E ok, con la mia punta grana media sto andando ad abbassare il vecchio prodotto. Ora, questi erano diciamo i miei primi approcci con l'acrilico, e ad oggi, dopo un paio di mesi comunque, sto smontando, nel momento del refill sto utilizzando invece una punta coarse, perché è un po' più aggressiva, visto che appunto l'acrilico è anche un materiale molto duro. Con la coarse faccio prima, non che con la media, come potete vedere dalle immagini, non che con la media non si possa fare, perché l'ho fatto benissimo per parecchio tempo, ma mi sono accorta che utilizzando la coarse faccio veramente ancora prima. Faccio ancora prima, non devo fare troppi passaggi sull'unghia e va bene, insomma faccio prima. La coarse è più aggressiva. Tutte le punte che mi vedete usare le ho io, tutte no, non tutte, ma questa che mi vedete usare, la coarse eccetera, le ho io. Se volete informazioni, giù nell'info box c'è la mia email se volete scrivermi in privato. Allora, questa è, ormai l'avete imparata a conoscere anche voi, la mia amica che vuole le coffin ma non troppo lunghe, e quindi io ci litigo sempre, perché appunto la coffin è bella lunga. E in fase di smontaggio, diciamo così, di rimozione del vecchio prodotto, mi sto già dando con la fresa, mi sono già data un po' di forma. Adesso qui sto utilizzando la punta prepper media di Moda Unghie, per appunto andare a cominciare a lavorare e staccare la cuticola dall'unghia. Questa punta mi piace molto, mi piace veramente molto, e la utilizzo benissimo anche quando devo preparare l'unghia naturale, e senza poi passarci il sanding bands. Non è questo il caso, perché comunque poi passerò il sanding bands, ma per esempio in caso di semipermanente tranquillamente utilizzo solo questa punta per preparare anche l'unghia naturale. Come vedete appunto, essendo una tronco, è troncata, riesce appunto a fare proprio un giro pulito, e essendo abrasiva anche sulla punta, sul taglio, oltre a staccare la cuticola che sta attaccata all'unghia, mi solleva anche quella che rimane giustamente attaccata alla pelle. Spero di essermi spiegata. Va bene, eccolo qui il sanding bands. Con lui appunto vado a terminare di preparare l'unghia naturale, e nel frattempo mi abbasso anche ancora un pochino il prodotto nello stacco, nella parte della ricrescita, e questo appunto, il sanding bands, mi serve anche molto per fare questa cosa in generale, per portare allo stesso livello il vecchio prodotto con l'unghia naturale. Potrei anche farlo con quell'altra punta
punta, ma poi mi si consuma molto più velocemente, e quindi diciamo che per preservare un pochino anche la punta non le faccio fare questo lavoro che comunque la consumerebbe più velocemente. Quindi una volta fatto questo, se ci sono dei piccoli sollevamenti, come vedete, scusate, qui sono un po' fuori fuoco, ma poi insomma tornerò a fuoco. Se ci sono anche quei micro piccolissimi sollevamenti che a volte non vengono via, il sanding bands molte volte riesce a toglierli. Di nuovo no. Cleaner per preparare, per deidratare e togliere la polvere dalle unghie e dalle mani, e poi andiamo con i vari preparatori. Primer acid free, mi sembra che sia quello di Michel Nails dal pennellino, mi sembra di riconoscerlo. Comunque tutti i vari link ai prodotti li lascio giù nell'info box, scorrete nell'info box che c'è anche il link tree, che è un link dove cliccate dentro e ci sono tutti i vari altri link. Dunque questa è la base Care and Repair di Moda Unghie, con la quale mi sto trovando benissimo. Questo video l'ho registrato, vi dicevo, il 21 aprile, sono i primi di giugno nel momento in cui registro l'audio, e ad oggi veramente è un prodotto che mi piace tantissimo, lo sto utilizzando praticamente su tutti e anche sotto al sistema acrilico, come state vedendo. Quindi sì, utilizzo un gel sotto all'acrilico, non succede assolutamente nulla e non levo neanche la dispersione. Mi sto trovando benissimo con questa base, veramente consigliatissima. Qui sono passata adesso all'applicazione dell'acrilico. Questa base polimerizza in lampada, bisogna andare in lampada 60 secondi. Quindi una volta uscita dalla lampada, con acrilico clear mi vado a creare uno strato di adesione appunto tra l'unghia, in questo caso che è coperta dalla Care and Repair, e comunque mi vado a creare altra adesione. Questo strato trasparente di clear, oltre per la adesione molto importante, me lo vado a mettere anche a protezione, diciamo, delle volte dopo, quando vado a fare altri refill. Comunque sotto qui potrei andare anche con una polvere colorata, ma al momento del refill io andrei a togliere il colore e sotto avrei comunque quello strato sottile di polvere clear. Quindi io mi trovo molto bene a fare in questo modo, a fare sempre un leggerissimo e sottilissimo strato di polvere clear. Ora, questo colore orrendo, scusatemi, io sapete che poche volte, diciamo, mi esprimo in maniera negativa su qualche prodotto, perché sono convinta che tutti i prodotti funzionano e tutti i prodotti sono validi, però questo è proprio il colore che non mi piace. Io dico orrendo per il colore, perché il prodotto funziona benissimo, è una polvere acrilica di Outlet Nails, che sono i prodotti che sto utilizzando già da ormai saranno 3 mesetti che utilizzo sia monomero che polveri di Outlet Nails, e comunque mi trovo benissimo. Ma il colore di questo Cover Natural, io vi dico ragazze, se volete fare acquisti non lo prendete perché il colore è questo, è quello che vedete. Sinceramente a me non piace addosso a nessuno, e calcolate che la mia amica non ha il mio stesso colore di pelle, come vedete, lei è anche abbastanza più scura di me, ma non sta bene neanche a lei questo colore così giallo arancione, non lo so, io non lo so, non credo che stia bene a nessuno sto colore. Comunque l'ho utilizzato perché comunque sapevo che poi sarei andata a coprire con un gel colorato, e allora comunque l'ho utilizzato, perché mo ce l'ho e devo trovare il modo di utilizzarlo. Ma comunque avete visto che li mischio le varie polveri, i vari colori, e ci tiro fuori i colori che mi interessano. Vi dico questo, se lo avete visto, perché abbiamo fatto una diretta dove parlavo di acrilico, vi accennavo un po' di cose su questo sistema, e ve la lascio in alto a destra nella i, vi lascio il link diretto a quella diretta. Scusate il giro di parole. Va bene, essendo questo video di un paio di mesetti fa, nel frattempo io ho imparato altre cose sull'acrilico, quindi io quando ho editato questo video ho visto alcuni movimenti, alcune cose che
adesso non faccio più perché sono sbagliate. Quindi qui avrei, voi dite perché ce lo carichi lo stesso allora se ci sono delle cose che non vanno bene, eccetera. Comunque diciamo che delle cose che non vanno bene, per andare un po' più vicino alla perfezione, sempre tra virgolette, perché non pretendo assolutamente di essere perfetta e mai lo sarò, però sicuramente adesso in questo momento ho migliorato ancora l'applicazione, l'utilizzo di questo materiale, ma siccome il risultato finale mi è piaciuto molto molto, e anche nelle foto che vi avevo caricato su Instagram è piaciuta parecchio l'effetto finale, allora ho detto va bene, carichiamo lo stesso il video. Per esempio tutto questo prodotto nel giro cuticole, e sto assottigliando male il giro cuticole, non sto facendo il movimento giusto, io lo vedo, e comunque adesso non lo faccio più, adesso già non lo faccio più, però come vi ripeto, ho voluto caricare lo stesso il video perché comunque il risultato finale mi è piaciuto parecchio. Qui sto utilizzando un pennello numero 12, no, mi sa che qui era ancora addirittura il 14 di questa marca Kaz, che ho comprato su Amazon, ma lo vendono anche su AliExpress, e il link sta sempre nel link tree, quindi entrate, scorrete nell'info box e scorrete perché le informazioni ci sono. Questo pennello è un 14. Ad oggi mi sono scoperta di gestire meglio il prodotto anche con un numero 10, con un pennello numero 10. Comunque queste sono tutte cose che piano piano anch'io sto scoprendo e che poi variano da persona a persona, perché non c'è una regola, cioè se io mi trovo bene con un 10 e tu ti trovi bene con un 12, va bene così, cioè è il risultato quello che conta. Ok, qui con la extra fine, sempre delle mie punte, sto andando appunto ad abbassare l'eccesso di prodotto, a ridare un pochino la forma, a togliere, insomma, quello che faccio sempre. La limatura è sempre la stessa, voglio dire, la forma e le nozioni, le regole sono le stesse, l'architettura dell'unghia è assolutamente la stessa, quindi i movimenti che mi vedete fare sono assolutamente quelli. Qui avevo alzato un pochino la punta, con il prodotto perché questa unghia in particolare le cresce un pochino verso, diciamo che un po' tutte le sue unghie tendono a crescere un po' verso il basso, ma sappiamo che l'indice e il medio a volte sono proprio quelle che ancora di più tendono a crescere verso il basso. Quindi a lei questo lavoretto di alzare un pochino in punta, di pulire benissimo sotto, di assottigliare, di alzare la struttura, praticamente lo faccio sempre. Va bene, appunto questo è quanto. La extra fine mi funziona benissimo anche sull'acrilico, che è molto molto più duro del gel o dell'acrigel, però devo dire che mi funziona molto bene anche con acrilico, e non sento il bisogno di utilizzare per esempio una media per andare a fare questa parte di lavoro. Assolutamente continuo a farlo con la extra fine come faccio con acrigel o con gel. E poi comunque la limata finale, assolutamente sì, con la lima, una lima 100. Queste sono le nuove lime di Moda Unghie, e ce n'è una che è zebra grana 100-180 mi sembra, e assolutamente per limare l'acrilico vi consiglio una grana 100. Vedete che sto andando a pulire sotto l'unghia. Questa punta che mi vedete usare, diciamo che è la sorella più grande della piccolina, perché quando devo andare a togliere più prodotto, non che la piccolina non ce la fa, ma questa, essendo un pochino più grossa, un pochino più cicciotta, leggermente più cicciotta della piccolina, fa prima, ecco, in poche parole fa prima, quindi io le uso tutte e due in base a quello che devo fare. E anche lei ce l'ho io, questa, come la vogliamo chiamare? Adesso devo trovare anche un nome, perché quella è la piccolina e questa è la non lo so, le troverò un altro nome. E quindi comunque vado a pulire sotto, vedete bene, qui ho lasciato praticamente tutto non ho tagliato pezzi di video, è proprio quello che ho fatto.
e quindi vado a pulire per bene e a togliere proprio l'unghia naturale. Quindi so che chi mi segue da tanti anni ormai lo fate praticamente tutte, c'è chi ancora non conosce questo modo di fare questa pratica e non vi spaventate, perché le unghie dopo 4 settimane è ricresciuta tutta quanta. Quindi se il vostro timore è quello, l'unghia sotto non mi serve assolutamente a nulla. Ok, con il Sanding Bands vado ad usarlo praticamente come fosse un buffer. Vado a molto velocemente, va bene, qui il video è velocizzato, ma è anche nella realtà è abbastanza veloce questo passaggio. Molto velocemente da un lato all'altro vado a livellare la superficie dell'unghia se mi sono rimasti dei bozzetti, cose varie. Tolta la polvere di nuovo con il cleaner, lo spazzolino eccetera, una passata di primer acid free nel giro cuticole e vado con il colore. Questo colore non vi posso dire qual è, perché è uno dei miei colori che di quando avevo la mia linea di prodotti non ci sono più, e quindi è inutile che vi sto a dire il colore. Ho scoperto questo metodo per stendere il colore, mi trovo benissimo a fare in questo modo. L'ho visto fare da Maurizio, non so se conoscete Maurizio, il suo profilo di Instagram si chiama l'estetista con la barba, lui è un maschietto, giustamente Maurizio, e porta la barba e il suo mestiere è estetista, e quindi lui è l'estetista con la barba. Se volete andarlo a seguire probabilmente già lo conoscete. Ho visto fare lui questo metodo e ho provato e sinceramente mi trovo benissimo. Quindi faccio la prima passata con il pennello, vedete, appoggio un po' di colore sull'unghia con questo pennello che è quello di Claudia in stile Nails by Class, si chiama su Instagram. Questi pennelli ormai sto usando praticamente per il gel color solo lui. La seconda passata invece la faccio con il pennello tranquillamente, perché facendo la prima passata sotto in quel modo, la seconda si va perfettamente a sovrapporre a quello che abbiamo sotto, in poche parole. Quindi lo trovo molto molto più semplice come metodo di stesura colore, non so, mi piace e lo faccio, mi trovo comoda e lo faccio. Va bene, quindi dopodiché, dopo che ho fatto le due passate su tutte le unghie, andiamo a fare questa decorazione. Allora, per fare queste unghie ho impiegato 2 ore. Qui è tutto velocizzato, è tutto velocissimo. Sto utilizzando i nuovi colori pastello di Moda Unghie per fare questa nail art, poi vi metterò giù i nomi. E ho lasciato tutto il procedimento perché bisogna che tutti capiamo che per fare alcune cose ci vuole del tempo. Questa è una cosa facilissima, non c'è nulla secondo me di artistico o di talentuoso nel fare questa nail art, ma semplicemente ci porta via tempo. Quindi io per fare questo refill ho impiegato 2 ore, tra cui credo una ventina di minuti solo per fare la nail art. Quindi ho voluto lasciarlo proprio perché tutti quanti noi, sia che facciamo questo mestiere sia le persone che si vanno a fare le unghie, devono capire che per fare alcune cose ci vuole tempo, ci vuole il tempo che ci vuole, hashtag ci vuole il tempo che ci vuole. Quindi questo alla fine è tutto quello che vedrete in questo video. Anche il pennellino, questo qua vedete in stile, si vede sul manico, c'è scritto, questo è il 11, è il liner 11 di appunto di in stile. Dite a Claudia, se la contattate, che vi mando io, e così lei sa che insomma siete amiche di unghie. Quindi questo è quello che vedrete in questo video, questo è tutto ciò che vedrete in questo video e spero che vi sia interessato. Dopodiché ovviamente in ogni passaggio vedete che cambio mano, perché in ogni passaggio di colore vado in lampada, faccio tutte e due le unghie della stessa mano con lo stesso colore, la mando in lampada e faccio l'altra mano, e quindi però ad ogni passaggio di colore vado in lampada, così sono sicura che rimane tutto fermo là.
Dopodiché vado a sigillare e quindi il lavoro è terminato. Io spero che vi sia piaciuto questo video, che non vi abbia annoiato. Guardate, questa parte è abbastanza lunga, ma ho detto no, la voglio lasciare perché è giusto che tutti sappiano che ci vuole il tempo che ci vuole. Ok, sto andando a sigillare, la ripresa finale è tutta movimentata, vi farò venire il mal di mare, ma ho messo anche alcune foto per farvi vedere com'era il risultato finale. Quindi io vi mando un bacio grande grande, iscriviti al canale, un bel like se ti è piaciuto questo video, ci vediamo in giro per i social e ciao!